Officina Cotavo raddoppia le sedi e moltiplica i servizi. Abbandona la sede di via Stalingrado e apre 2 nuove sedi. Officina Cotavo Ipergomme in via Mazzini 26 a Bologna e in via Cadriano 11 a Cadriano. Pneumatici, officina, carrozzeria, revisioni auto e moto, elettrauto, impianti GPL e metano e trasformazione auto per diversamente abili. Officina Cotavo, tecnologia per la manutenzione della tua auto. 051 37 25 28. Buongiorno a tutti, questo è TG Mille Cuori. Partiamo subito con le notizie di giornata. Per quanto riguarda la questione stadi, mercoledì si terrà la riunione straordinaria del CONI che porrà più chiarezza per quanto riguarda la questione stadi, la questione coronavirus. Per quanto riguarda il Bologna, ancora non si sa con certezza se la gara in programma con la Juventus si giocherà o meno, soprattutto se si giocherà a porte chiuse o a porte aperte. L'AD del Bologna, Claudio Fenucci, si è espresso in merito alla questione dicendo che la Lega, avendo creato un precedente sulla questione, ha favorito certe società come può essere la Juventus in questo caso, che ha spinto molto per il rinvio della partita con l'Inter invece di giocarla come era già stato deciso a porte chiuse. Di conseguenza anche il Bologna non vuole essere da meno, non vuole perdere incassi in quella che può essere la partita più importante della stagione, più sentita nel panorama bolognese. Di conseguenza il Bologna, tramite il proprio amministratore delegato, ha deciso che la partita o si giocherà a porte aperte o a porte chiuse non si giocherà. L'AD del Bologna, Claudio Fenucci, poi si è espresso anche in merito alla questione arbitri. Abbiamo visto che soprattutto nell'ultima partita con la Lazio il metro di giudizio dell'arbitro Bis è stato particolarmente severo. Ricordiamo i gialli eccessivamente severi nei confronti di Bani e Scouten, il primo rimediato praticamente subito a inizio gara, il secondo qualche minuto dopo. Di conseguenza entrambi non potranno essere disponibili per la eventuale partita con la Juventus o eventualmente quella con la Sampdoria, che sarebbe subito successiva. Di conseguenza l'AD del Bologna ha espresso il suo dissenso per quanto riguarda questo metodo di giudizio e ha chiesto che maggiore attenzione da parte della terna arbitrale, considerando anche che la squadra di Sinisa, per quanto riguarda le ammonizioni, è prima nel campionato virtuale delle ammonizioni italiano ed è prima in Europa per espulsioni. Facciamo adesso un punto generale sulla situazione della squadra, agganciandomi appunto a quello che ha detto Gianluca riguardo alle ammonizioni. Infatti per la prossima partita mancheranno Bani, Scouten e Santander, tutti e tre appunto per diffida. Quindi in difesa tornerà invece Mbaye sulla fascia sinistra, mentre a destra appunto agirà Tomiyasu ed Enzo molto probabilmente verrà spostato al centro al fianco di Danilo, complice appunto l'assenza di Bani. A centrocampo mancherà sempre Svanberg, che è ancora fuori per infortunio, e la coppia più probabile ad oggi è il duo Poli-Medel, proprio perché Mihajlovic reputa Dominguez troppo offensivo per il tipo di partita che si accingono a disputare contro la Juventus. In attacco, quindi oltre a Soriano, che ovviamente è l'uomo chiave del gioco di Mihajlovic, ci sono 3 posizioni per 4 giocatori, perché abbiamo Orsolini, Palacio, Barrow e Sansone, quindi sicuramente Orsolini agirà sulla fascia destra. Rimane il dubbio che appunto Barrow può fare sia l'esterno sia di sinistra che la punta centrale, quindi magari potrebbe anche essere una soluzione adattarlo come punta centrale, far riposare Palacio e mettere Sansone sulla fascia sinistra.
oppure invece far andare in panchina Sansone e partire con Palacio punta centrale e Barrow sulla sinistra, come è stato appunto contro la Lazio. Un recupero molto importante, forse il più importante di tutti, è quello di Mitchell Dykes, che finalmente, dopo essere stato in Olanda per mesi, è tornato a Bologna e si è allenato in parte col gruppo e in parte differenziato, e quindi molto probabilmente si pensa che potrà essere a disposizione dalla partita dopo, quindi dopo la partita con la Juventus, e sicuramente è forse l'innesto di mercato più importante, se così lo possiamo definire, proprio perché la sua assenza è stata un'assenza veramente pesante e soprattutto in fase offensiva si è sentita molto la sua mancanza, con i suoi sostituti che hanno faticato moltissimo in quella fase, soprattutto un Bayer. Capitolo basket. Per quanto riguarda invece il campionato italiano, dovrebbe riprendere a giocare in questo fine settimana. Ne vale per la regolarità del campionato. Queste sono le parole del presidente della Lega, Gianni Petrucci. La Virtus, prima in classifica, sfiderà in casa la Reggio Emilia Grissimbon, mentre la Fortitudo in trasferta sfiderà la Germanis Basket Brescia. Match molto importante per la Fortitudo, che attualmente si trova all'ottavo posto in classifica, ultimo posto per poter accedere ai playoff. Da TG Mille Cuori è tutto e vi aspettiamo domani al solito orario alle 6:30 del mattino. Qualora aveste proposte, commenti, mi raccomando, scrivetelo sotto nei commenti. Buona giornata, a domani mattina. Ciao. Ciao. Ciao.